Facciamo un aggiornamento di calciomercato Inter tra Jonathan David, Jonathan Tah a 0 per l'Inter, spunta anche Alex Meret, notizie su Bissac e non soltanto. Ci sono tante notizie di mercato, abbiamo parlato di mercato dell'Inter con un grande esperto, Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, uno degli esperti più seguiti e più affidabili a livello internazionale, con cui abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata e di fare il punto della situazione. Ci ha dato delle notizie molto interessanti che ci permettono di poter fare dei ragionamenti. Allora ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati, amiche e amici passione interisti. Vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno qui sul nostro canale e le nostre live reaction, come sapete ormai da anni. Il canale più seguito quando gioca l'Inter è solo Passione Inter, quindi vi aspettiamo anche per Lazio-Inter. Sono 4, secondo me, le notizie principali che ci ha portato Florian Plettenberg qui su Passione Inter, notizie chiaramente di mercato. Parto da quella principale, quella che scatena più commenti in questi giorni anche nel nostro club di Passione Inter, ed è relativa a Jonathan David, attaccante canadese in scadenza di contratto con il Lille, che da molto tempo viene accostato all'Inter. Cosa ci dice Plettenberg? Cosa ci ha rivelato? Ci ha confermato innanzitutto che l'Inter è realmente e molto interessata al giocatore, quindi c'è una conferma diretta di questo tentativo in corso da parte dell'Inter di arrivare a Jonathan David, tanto che ci ha parlato anche di colloqui diretti che ci sono stati con l'Inter, che sta portando avanti delle discussioni con l'entourage del giocatore. Secondo alcune voci l'Inter sarebbe addirittura in pole position per questo giocatore, ma stando a quello che risulta a Florian Plettenberg la corsa è ancora molto aperta perché il giocatore non ha ancora deciso. C'è stata un'apertura quindi nei confronti dell'Inter, ma non ancora una decisione definitiva, tant'è che ci sono tanti top club sulle tracce del giocatore, in particolar modo Barcellona e Bayern Monaco, con il Bayern, secondo un po' quello che ho interpretato nelle parole di quello che ci ha detto Florian Plettenberg, appunto, il Bayern è probabilmente la squadra da tenere maggiormente in considerazione, perché il Bayern sta pianificando un grande investimento, forse proprio su Florian Wirtz, che abbiamo appena incontrato in Champions League, e quindi il resto del mercato punterà a farlo molto sui parametri zero, come Jonathan David, appunto. Però l'Inter assolutamente c'è su questo giocatore, e qui aggiungo io una mia considerazione che ho già fatto più volte in queste settimane, ovvero che per l'Inter eventualmente Jonathan David non è alternativo a Thuram, soprattutto a Thuram. Cioè l'Inter non sta trattando questo giocatore con l'idea di vendere Thuram e puntare su Jonathan David. L'idea è quella di andare a prendere David, appunto, con le risorse che si liberano grazie a due AD pesanti in questo momento nel bilancio dell'Inter, ovvero Correa e Marco Arnautovic. Con queste due partenze nel bilancio dell'Inter c'è ampiamente spazio per andare a puntare anche su Jonathan David. Poi sono girate tante voci su questo piano di Octree, secondo cui Octree vorrebbe puntare più su giocatori con un ingaggio basso e pagare dei cartellini per poter fare delle operazioni di valorizzazione, soprattutto dei cartellini. È vero, però questi non sono dei diktat assoluti. Quando si presenta l'opportunità di prendere un giocatore classe 2000, comunque a queste condizioni, con uno storico già di gol piuttosto importante, ecco che non viene scartato, anzi si prova a ottenere un giocatore che può essere un valore aggiunto e che, prendendolo a zero, poi può diventare comunque una valorizzazione importante, visto che è ancora giovane. Altra considerazione poi che leggo molto è: ci sarebbe troppa abbondanza, David non accetterebbe di fare l'alternativa a Lautaro e Thuram, che partono evidentemente più avanti nelle gerarchie. Anche questa è un'obiezione che però trovo in questo momento non corretta, intanto perché comunque David, ecco, dubito che se fa il salto in un top club qualsiasi, anche che non sia l'Inter, ma in uno qualsiasi, dubito che avrebbe la garanzia del posto da titolare. Quindi in ogni squadra in cui deciderà di andare, a meno che non decida di avere una squadra di livello poco più alto dell'Lille, dovrà comunque sgomitare per prendersi il posto, e questa già è la prima considerazione da fare. Ma poi ricordiamoci da un lato che comunque l'Inter, quando prende Thuram, per esempio, lo prende per aggiungerlo a Lukaku, quindi da parte dell'Inter l'idea iniziale è proprio quella di avere un reparto lungo, profondo e forte, con giocatori molto forti. E poi lo stesso Inzaghi ha più volte ribadito, anche quest'anno, di volere almeno 4 attaccanti di alto livello
e a maggior ragione li vuole, con questa sua gestione delle rotazioni che sta portando avanti, dove anche il terzo e il quarto attaccante trovano molto spazio, a patto che siano forti e affidabili dal punto di vista fisico. Quindi, David arriverebbe, sgomiterebbe, ma se poi dimostra, Inzaghi lo spazio lo concede e lo stiamo vedendo. Poi questo non significa che David arriva all'Inter e che Thuram resta al 100% perché magari l'Inter prende Jonathan David, poi qualcuno arriva, paga la clausola per Thuram, Thuram decide, di andare e lì c'è poco da fare. Però ecco, non è automatico, come invece dicono in tanti, che, sia dentro David, fuori Thuram, quindi questo non è assolutamente automatico. A proposito dell'attacco, così poi cambiamo argomento, attenzione a Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive una cosa che in realtà abbiamo detto più volte anche qui su Passione Inter in queste settimane, ovvero che l'Inter su Pio Esposito punta davvero tanto, a maggior ragione in questo momento in cui sta facendo molto bene con lo Spezia. L'idea, secondo quello che scrive anche la Gazzetta, è quella di fargli fare un anno in Serie A la prossima stagione per testarlo appunto nel massimo livello italiano, magari proprio allo Spezia se dovesse centrare la qualificazione e la promozione in Serie A, però con l'obiettivo poi di portarlo all'Inter al massimo tra un paio di stagioni, quindi dopo la prossima stagione. All'Inter dove sicuramente farebbe comodo sia da un punto di vista delle caratteristiche, perché sta diventando un giocatore anche molto inzaghiano secondo me, oltre che forte fisicamente e di qualità, ma anche per lo status di giocatore del vivaio Inter, quindi molto utile anche per le liste. E tra l'altro attenzione anche ad altri giocatori che più o meno direttamente sono controllati dall'Inter, che verranno seriamente valutati in queste settimane. Seconda notizia, torniamo alla nostra chiacchierata con Jonathan Tah, con Florian Plettenberg, scusate, che ci ha parlato appunto di Jonathan Tah. Jonathan Tah di cui ho parlato anch'io nel nostro contenuto di ieri. Cosa ci ha detto Plettenberg? Tra l'altro ne approfitto anche per condividervi lo schermo e il nostro sito passioninter.com. Secondo le mie informazioni, dice Plettenberg, Tah non se ne andrà a gennaio dal Bayer Leverkusen, vuole finire la stagione e poi trasferirsi a parametro zero. Il Barcellona ha attualmente ottime possibilità di ingaggiarlo. Deco del Barcellona lo ha già incontrato e ha avuto colloqui e trattative concrete. Anche il Bayern rimane in corsa perché Max Eberl vuole rafforzare la difesa con un trasferimento gratuito. C'è anche interesse dall'Italia, tra cui l'Inter, in parte perché Tah e Pavard condividono lo stesso agente Xavi, tuttavia non credo che si unirà all'Inter. Quindi Plettenberg su Jonathan Tah è piuttosto pessimista per l'Inter, mentre tiene d'occhio soprattutto il Barcellona che, come vi dicevo anche ieri, anche secondo me è in prima fila per quello che sta trapelando in questo momento. Comunque teniamo a tenere d'occhio l'Inter che rimane indietro, secondo me, non tanto per i parametri di Octree, quanto perché appunto il Barcellona si è mosso in una maniera veramente forte e convincente, anche il Bayern può mettere sul piatto un ingaggio molto molto significativo. Altra cosa interessante su Meret, perché Plettenberg ci dice: le mie fonti hanno detto che l'Inter e il Manchester United hanno già formulato delle richieste concrete su di lui, quindi Plettenberg parla di una trattativa praticamente già aperta. Tuttavia la decisione finale del giocatore è ancora in sospeso, non ci sono ancora trattative con nessuno dei due club, quindi non parla veramente di trattative, però ecco, delle richieste concrete, comunque dei discorsi avviati. Finora si tratta di interesse espresso da parte di Inter e Manchester United. Ecco, come interpreto queste notizie io? Intanto, Meret deve ancora decidere, se rinnovare oppure andare via a parametro zero. Da quello che mi risulta però, questo non significa una bocciatura per Joseph Martinez in casa Inter, cioè per quello che so io, in casa Inter c'è ancora fiducia, c'è sempre fiducia su Joseph Martinez che potrebbe debuttare tra pochi giorni in Coppa Italia e non è cambiata l'idea sullo spagnolo. Dubito fortemente che l'Inter voglia prendere anche Meret con Sommer e Martinez, 3 portieri così francamente lo trovo abbastanza insensato. Mi viene da pensare che l'Inter si stia cautelando soprattutto in ottica Sommer, cioè se Sommer dovesse partire al termine di questa stagione e allora si stanno sondando vari profili per tenersi, diciamo, pronti nel caso di un addio di Sommer. Detto anche che spesso il mercato viene sondato anche solo per capire un po' che cosa succede e poi non tutto si trasforma in delle trattative e ancor meno in trasferimenti e acquisti. Chiudiamo poi con Bissek perché
Al nostro collega Plettenberg abbiamo chiesto, di come viene vista, l'Inter in Germania, abbiamo chiesto anche di Bis, che lui ci dice, molto interessante, è una cosa che, più volte abbiamo sottolineato, ovvero che, è anche molto interessante per noi in Germania seguire lo sviluppo di Bissek. Julian Nagelsmann, CT della Germania, lo ha nel suo radar, mi aspetto che se gioca regolarmente verrà convocato nella nazionale tedesca l'anno prossimo. Se vi ricordate ragazzi anche qua, questa cosa ve l'ho detta più volte, ovvero che in Germania stanno seguendo molto da vicino Bissek, che a marzo potrebbe essere, convocato. Plettenberg ce lo conferma e nel contenuto di ieri dove parlavo della difesa dicevo che l'Inter comunque si muove su profili come Tah e non solo, anche per cautelarsi, perché l'idea comunque è quella di tenerlo Bissek. Gli è stato rinnovato il contratto perché l'Inter punta forte su Bissek, nonostante Bissek comunque al suo arrivo si parlava molto del fatto che avrebbe fatto un biennio per crescere, poi sarebbe stato un po' di passaggio qui, sia perché l'Inter ci avrebbe fatto player trading, sia perché lui comunque ha delle ambizioni da Premier League soprattutto e non solo. Quindi, il futuro di Bissek a lungo termine all'Inter, è da valutare e da capire. L'Inter ha già respinto le offerte importanti la scorsa estate per il difensore tedesco e probabilmente anche ora si prepara a respingerne altre. C'è da capire fino a che punto si spingeranno i vari club e in Germania, come detto, se ne parla molto. Il Bayern, ci ha detto Plettenberg, in difesa qualcosa vuole fare, possibilmente a parametro zero, ma se poi il Bayern vuole prendere un giocatore molto spesso lo prende e quindi potrebbe arrivare un'offerta importante e anche la Premier League rimane sempre lì ad attenzionarlo. Quindi occhi su Bisek, che al momento l'Inter comunque si vuole tenere e alza molto l'asticella del prezzo, per cui solo di fronte ad offerte veramente molto alte si siederà al tavolo per il nostro difensore tedesco. Queste sono le notizie principali quindi che sono emerse, da, questa chiacchierata con Florian Plettenberg. Ci abbiamo fatto sopra dei ragionamenti che io voglio condividere con voi, quindi mi aspetto anche da voi i vostri commenti e i vostri ragionamenti. Fatemeli qui sotto, così poi li leggiamo nella diretta delle 19:30 come ogni giorno. Nel nostro club www.passioniter.club, tra l'altro stiamo approfondendo ulteriormente questi discorsi, quindi mi raccomando iscrivetevi al club così poi partecipate e ricevete ogni venerdì anche la nostra newsletter gratuita che in questo appuntamento di oggi è stato un pochino piccante, quindi sono curioso di sapere se avete letto anche la nostra newsletter. Io nel frattempo vi lascio con un nuovo approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.